Good morning guys. Il video inizia qui dal bar perché sennò inizio sempre da casa, la cucina è sempre uguale. Siamo a 20 km da casa, quindi praticamente sono ancora a casa. Direzione Riccione, quindi da quella parte, dietro di voi praticamente. Vado al mare, vado a incontrare delle persone, non vi dico per che cosa, perché lo scoprirete nel prossimo video. Chi mi segue su Instagram già ha scoperto il perché sto andando a Riccione. Seconda pastina. La colazione non è colazione se non si fa con due paste. Vado a pagare e l'ultima cosa che mi rimane da fare è montare il navigatore. Sto litigando un po' con questo navigatore oggi, infatti non mi fa vedere la mappa. La strada bene o male la conosco, credo che se non riesco a trovare la mappa a un certo punto basta seguire culi nudi in spiaggia e arriverò al mare, cioè a un certo punto, ora che sono con lo stomaco pieno, il mio polso apre gas meglio, per quanto il gas lo si possa aprire qua, è pur sempre una moto che fa divertire. Ora le pecore in gruppo, in fila dovete andare, Cristo, in fila, non ce l'ho con i ciclisti in nessunissimo modo, però ragazzi in quel modo non ci potete andare. In fondo laggiù c'è quella nebbiolina che c'è tutte le mattine verso le 6 di mattina, come in questo caso, ed è fantastica, perché solo le 6 di mattina già non me lo devi. La mattina me la faccio difficile, o meglio me la faccio più divertente, mi faccio le curve, al ritorno, sole bellissimo, faccio autostrada, la faccio più semplice, perché al ritorno poi la mia ladies mi aspetta a casa, e poi non vedo di tornare a casa per riabbracciare il mio bel pupo Enea Lucio, bello bello, o come lo chiamo io, Takenzo, il piccolo sumo. Vai Noisia, sembra che piego, in realtà tiro fuori la testa e basta. Le rotoballe, oddio, se lungo il tragitto da qui in avanti troverò un campo con le rotoballe accessibile e faccio una cosa che non ho mai fatto, salire su una rotoballa, che è una cazzata bestiale, ma lo voglio fare. Io voglio salire su una rotoballa. Devo dire che in tutta sincerità sono contento per aver rimontato gli short, perché il sound è un po' più, anche in moto un po' più godibile, però quegli altri facevano un cazzo di baccano. Ma penso che ogni motociclista abbia un piccolo tamarro dentro di sé che cresce e che ogni tanto vada alimentato. Vogliono mettere il fonometro, come si dice, sugli autovelox per limitare l'inquinamento acustico. Ok, va bene, capisco, ma se una moto la si sente ancora prima che arrivi, non è meglio? Non si potrebbero evitare tanti incidenti? C'è questo tratto di curvette che è bellissimo, perché sono tratti molto brevi e curve abbastanza secche. Mi ricordo che venni qua quando c'era la neve e mi fermai proprio qua, perché qui sopra cominciava tipo a essere alta mezza ruota, però a quel tempo non avevo i calzini riscaldati, è vero, e nemmeno le solette riscaldate. Penso che se avessi tolto gli stivali avevo due piedi viola. Guarda che bello, guarda che bello, 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 bello! Ma che bellezza! Cioè tu vieni qua, magari incazzato dal lavoro, giornata lavorativa stressante che ti ha fatto pastignare, e poi arrivi qua e dici, oddio che bello, il mondo è bello, c'è pace, c'è amore, e poi in mezzo a questa quiete arriva Noise e fa, ci sono queste curve strette che sono stupende, ma fenomenali, bellissime. Mi fermo un secondo, sì, sta zitto, guardate che spettacolo, c'è quella gola che è fantastica. Mi sta dando voglia di andare su per le Dolomiti, in Trentino, perdermi fra tutte quelle vallate, cosa che farò sicuramente quest'estate. Ne approfitto per dirvi ragazzi che in tanti mi state dicendo, mi scrivete, e vi ringrazio perché è una cosa bellissima, contattarvi quando vado in un punto piuttosto che in quell'altro. Non arrabbiatevi se non lo faccio ragazzi, ma non è per cattiveria, ma uno, ricevo tantissimi messaggi, quindi poi è difficile tenere traccia di tutto quanto. Poi i miei viaggi, i giri, quello che sia, sono decisi il giorno prima per il giorno dopo, di programmato c'è molto poco, più che vado avanti più che messaggi mi arrivano, ed è cosa bellissima perché sto conoscendo tantissima, ma tantissima gente che mi racconta le loro storie, la loro moto, mi mandano foto. È bello perché è coinvolgente. Oh, guarda come va su Noise. Oddio,
Devo andare, non posso fermarmi. Vabbè, basta, ora mi voglio godere un po' di relax con voi. Sono salito su una rotoballa. Porca miseria. Bassi, bassi, profilo basso, che si fa la multona perché poi faccio casino e non posso dirgli nulla. Ho questo sole che mi dà sempre dritto in faccia e non vedo praticamente nulla. Potrei risolvere il problema mettendo la visiera oscurata, perché ce l'ho, no? Quella integrata nel casco, e ieri sera mi sono dimenticato di pulirla. Praticamente quella interna è carta moschicida da quanto è piena. Che ore sono? Segnale orario, sono le ore 7:12. Beata ignoranza e imbecillità. 3, 2, 1, via. Ciao. Sembra di essere nella Valle del Chianti con tutti sti vigneti. Ma ce ne sono tanti, siamo in provincia di Ravenna. Ora non so se fanno del vino buono. Ho avuto un bravo divido. Siamo a 60 km di 160. Oh, freddo. Madonna, un alto brivido, ma possibile? Tu sei la mia fucking BBW. Questa è più di più sopraffini. Caffè, 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 caffè. Il sapore di caffè in bocca non è che mi piaccia tantissimo, Sto provando a seguire un'altra strada perché il navigatore mi fa fare tutta quanta strada statale. Ora mi sono detto proviamo ad andare da un'altra parte per andare verso Rimini, e il navigatore continua a dirmi vai di qua, vai di qua. Io per cazzi miei. Scusa piccolino, scusa. Che ore sono? Segnale orario, sono le 8:05. Non so come ha fatto venire in mente il cartone Disney Robin Hood, però Robin Hood e Little John van per la foresta. Ma quanto erano belli quei cartoni della Disney, altro che oggi tutti computerizzati. Ci rendiamo conto, Pippo l'Impionico, Paperino e la matematica? Che stanno a fare? Cioè mi dica che colgono il riso, perché sennò poi ci può stare, mi verrebbe da chiedere che cacchio stanno a fare. Salina, le saline sono queste, figo. Ah, ok. Ho dovuto accedere al navigatore e fare un tratto di strada statale, vedete, tutta quanta dritta, pallosissima. Quindi la saltiamo e ci vediamo quando sono arrivato a Riccione. Eccoci ragazzi, siamo arrivati, mancano pochi metri al punto di arrivo di oggi, ovvero la concessionaria Harley Davidson di Riccione. Non vi voglio dire il perché di questo incontro, perché lo scoprirete fondamentalmente nel prossimo video. Questa è stata fondamentalmente l'occasione di oggi di fare un po' di curvettine per arrivare dove si vuole arrivare, perché poi a noi motociclisti piace allungare il percorso il più possibile per far sì che il nostro tragitto ci possa durare il più possibile. Ma è anche figa vedere sta concessionaria, è fighissima a vedersi, ma bella. Io mi dimentico sempre di spegnere il quadro. Arriverà il giorno che mi troverò con la batteria completamente a terra. Ora, giusto per farvelo vedere meglio, concessionaria Harley Davidson di Riccione. Questo piazzale, o quantomeno lo spazio vicino a Noise,
è vuoto, non c'è nessuno. Come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia in lungo questo viaggio per arrivare qua. Un saluto da parte mia, Noise, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!